Come avete letto dal titolo, oggi parliamo della seconda gara di questa stagione, ossia la Franciacorta Spring Challenge del 21 marzo 2021. Dato i numerosi commenti a riguardo, evidentemente non so dire marzo. Vi prego, fatemi un tutorial perché ne ho bisogno. E vi avverto, rispetto allo scorso sarà un video più breve e probabilmente meno figo, però per me e per la mia crescita come pilota è molto importante. Quindi vi chiedo il favore di guardarlo fino in fondo per capire al meglio cosa è successo e cosa succederà d'ora in poi nelle mie scelte competitive. Ma prima di cominciare vi spiego un breve ma rilevante aneddoto. Per motivi di sicurezza nella KZ2 le action cam tradizionali come la mia GoPro Hero 7 non sono ammesse e per chi come me ha un progetto basato sui video in mente può essere un problema. Ma ho trovato la soluzione. Mi sono comprato questo aggeggio futuristico che non mette a fuoco, che si infila dentro il casco e che riprende dal punto di vista esatto dei miei occhi. Una bomba, no? Non proprio. 1. Ci ha messo 3 settimane ad arrivarmi e mi è andata di culo di averla ricevuta in tempo per la gara. 2. Dovrebbe registrare in 4K a 60 fps ma dopo 2 minuti di registrazione si scarica la batteria e per qualche strano motivo elimina pure la clip, mentre in 1080 funziona. E indovinate come ho registrato warm-up, qualifiche e pre-finale? Esatto, tutto perso. Questo perché non ho avuto fisicamente il tempo di provarla, dato che mi è arrivata subito prima della gara. Quindi mi sono fidato della qualità di un prodotto basandomi puramente sul prezzo, non irrilevante, e ho sbagliato. Ma tranquilli, la finale l'abbiamo registrata. Anche se non credo sia così un bene, ma un passo alla volta. La mattina mi preparo per il warm-up e do un'occhiata all'elenco iscritti per farmi un'idea. E noto che il mio nome è posto nella pagina della KZ2. Vabbè, è normale, no? Anche se qui non se ne parla, mi sono iscritto all'Under 20, che era pure nelle categorie ammesse. Divideranno le classifiche alla fine, no? Quindi tutto tranquillo, mi faccio il mio turno di warm-up e arriviamo alle qualifiche con un treno di MG nuove. So che devo sfruttarla bene, so che devo forzare di più di settimana scorsa e sono molto concentrato. Al che completo i miei giri e ottengo un 46,996, giusto a sufficienza per poter dire sono sceso sotto il 7 io. E so che sembra controintuitivo, ma a differenza della club, nonostante la posizione, sono felice di questo tempo. Per 2 motivi. Innanzitutto, nei giorni di prova, paragonando le mie telemetrie con quelle di un pilota più esperto del mio stesso team, ho notato un gap di 7 decimi, di cui 5 in una sola curva. E questo era per un errore di interpretazione, dato che abbattevo la velocità molto bruscamente, come si fa di solito in KZ. Ma in questa curva molto lunga bisogna cercare di essere più morbidi per andare più veloci. E dato che dei 7 decimi siamo passati a circa 4,5, direi che è un miglioramento piuttosto sostanziale. Ma il secondo motivo è: ma sta Under 20, dov'è? Da qui alle premiazioni non se ne è più sentito parlare. Quasi come non esistesse, nonostante appunto fosse nelle categorie ammesse. Quindi mi sono trovato a tutti gli effetti in una KZ2 alla terza gara. Forse un po' fuori portata? Ma fa nulla, sono comunque carico e pronto ad affrontare questa nuova sfida. Quindi, pre-finale, parto esterno in 10ª posizione. Si spengono i semafori e faccio una buona partenza. Si crea un trenino di kart all'interno, quindi io lo raggiro all'esterno per sfruttare il cambio di direzione. Non è una brutta idea, ma 2 kart interni hanno un contatto, uno esce e punta al prato. E indovinate chi c'era tra il kart e il prato? Esatto, io! Ho quasi avuto il tempo di vederlo e nulla, l'ho preso in pieno e sono finito nel prato anch'io. E volete vedere il risultato? Ah, no! Ho fatto cadere tutto. Questo è il risultato, ossia un musetto tutto aperto, anche se magari dal video non si vede, mentre il resto è ancora tutto ok. Quindi, mentre io sto lì a sfrizionare e a tagliare l'erba, gli altri hanno fatto mezzo giro. Quindi ho 10 secondi di distacco e come ciliegina sulla torta, il musetto tutto storto mi garantisce 5 secondi di penalità. Quindi, dopo un primo giro in cui capisco le condizioni del mezzo, mantengo la calma e penso: ma che senso ha spingere? Consumerei solamente le gomme per la finale, per recuperare cosa? 15 secondi. Quindi completo i miei 13 giri gestendo la gomma e recupero 4 posizioni per un mega incidente. E mi preparo per la finale, in cui devo dare il massimo per recuperare. L'obiettivo è quello di spingere al massimo in partenza e recuperare più posizioni possibile, dato che ho risparmiato bene le gomme e ho davanti a me dei piloti che ho già battuto in qualifica, quindi la potenzialità c'è.
Avrei dovuto fare la partenza del secolo, dovevo scalare la vetta sin da subito, ma... Lo scatto in sé non era male, ma il problema è arrivato dopo, quando in mezzo alla mischia mi sono fatto letteralmente scavalcare. E anche alla curva di Chiara mi sono messo in difesa, avevo praticamente mantenuto la posizione e... Arrivo al curvone e non so cosa ho combinato, gli ho praticamente aperto la porta. Così non può andare bene, continuavo a ripetermi. Quindi recupero gli altri, faccio un sorpasso piuttosto pulito per poi accodarmi a questo trenino di kart. E come l'altra gara cercavo di sorpassare in staccata, ma l'altro pilota si difendeva molto bene. E, come dire, vedendo questa difesa continua e ripetitiva, nel mio cervello si erano chiuse le possibilità di sorpasso. Sì, per carità, gli stavo vicino e ci provavo, ma sempre nello stesso modo e ogni volta finiva con una sua difesa e con un mio star dietro. E questa condizione continua fino al termine della finale, che conclude in 12ª posizione ancora per l'uscita di altri piloti, senza fare nessun altro sorpasso. E qui risulta chiaro il mio problema in gara, ossia che non so sorpassare. Non è un problema di bravura o di velocità, dato che sto migliorando e la potenzialità di andare più forte di quelli davanti c'era. Alla fine si parla di un problema di atteggiamento da mantenere in gara, ossia dell'imporsi e del cercare di stare davanti a tutti i costi. Pensiamo alla scorsa gara. Sì, è andata bene, ma siamo sicuri che ho dato il meglio per stare davanti? Nì, ho fatto sì dei bei sorpassi, puliti e anche da coraggio se vogliamo. Ma hanno tutti un fattore in comune, ossia che erano praticamente già fatti. Nel senso, se un pilota non si difende e arrivo più veloce, staccare all'interno viene quasi naturale. Mentre quando ero dietro all'IECT in prefinale, che continuava a difendersi, se non avesse sbagliato andando lungo, l'avrei sorpassato? E questo non è per paura, tensioni o quant'altro, è semplicemente che se un sorpasso non è certo, non mi butto. E nella KZ una cosa simile non può assolutamente andare bene. Guardate, cito un bel commento che ho ricevuto sotto l'ultimo video che dice: non pensarla come speriamo che sbagli a uscire di curva così posso passarlo. E anche ci vuole arroganza ma allo stesso tempo strategia e pazienza. Io ho apprezzato queste parole perché sono dannatamente vere. A volte nelle gare tutto va liscio e altre volte invece la sfiga ti perseguita, ma io so di certo di avere una carenza. E sono deluso per com'è andata, ma davvero, sono anche felice di aver capito su cosa lavorare alla terza gara in KZ. E d'ora in poi l'unico modo per crescere ed essere all'altezza di questa categoria è dare il massimo per stare davanti. Se ne hai la potenzialità, usando la testa, devi trovare il modo di passare, altrimenti vieni passato. Non l'ho scoperto nel migliore dei modi, ma l'importante è capire il concetto, ecco. Quindi, per la giornata di oggi è tutto, mi rendo conto che sia un video un po' più personale e meno figo del solito, ma d'altronde il motorsport mette a dura prova e regala emozioni e insegnamenti che personalmente trovo difficili da trovare altrove. E tra questi anche imparare dalle sconfitte è una cosa fondamentale che mi ha insegnato. Quindi è giunto il momento di tirar fuori la forza di volontà per riempire i buchi di esperienza che mi affliggono. E non preoccupatevi, molto presto tornerò ad annunciare le competizioni a cui parteciperò, magari anche informandomi se sta Under 20 sia solo un fantasma o esista davvero. Quindi fatemi sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti e noi ci rivediamo. Alla prossima! Quanto è stupida sta cosa?